Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul mio canale. Come state? Beh, spero bene, anche perché oggi è venerdì, inizia il weekend, quindi quello ci fa sempre tirare un sospiro di sollievo. Oggi chiaramente analizziamo insieme la conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia della partita di domani contro l'Hellas Verona, partita che non è da sottovalutare perché arriva anche dopo un periodo abbastanza intenso, quindi bisognerà stare attenti. Bisogna anche dire che è stata una settimana complessa per le italiane per quanto riguarda la Champions League. Abbiamo visto un Atalanta uscire con i cerotti dalla sfida contro il PSG, ci può anche stare, però dico anche che Juric, come ho già ripetuto in precedenza in alcuni di questi video, non mi convince e secondo me la Dea avrebbe fatto meglio a fare una scelta un po' diversa perché le aspettative sono veramente molto alte, soprattutto dopo gli anni strepitosi di Gasperini. L'Inter invece si rialza subito, vincendo 2-0 contro l'Ajax e dimostrando anche che ogni partita è una storia a sé e non si possono fare giudizi, si può fare qualche osservazione, ma non giudizi così affrettati dopo sole 4 partite ufficiali, anche perché secondo me l'Inter sarà una squadra che nonostante le difficoltà, come tutte le squadre hanno, lotterà fino alla fine e secondo me gli interisti comunque dovranno avere un po' più di pazienza, ma non è una squadra da sottovalutare. Il Napoli invece perde con grande dignità 2-0 contro il Manchester City, partita chiaramente vittima degli episodi, con l'espulsione al 21esimo da parte di Lorenzo che insomma è facile condannarlo, ma in realtà in quei momenti i calciatori agiscono anche un po' distinto e è un peccato perché sarebbe stato interessante anche da noi non tifosi del Napoli ma amanti del calcio vedere un Napoli in 11 contro 11 e capire un po' qual è il livello di questa squadra che secondo me quest'anno farà molto ma molto bene. Comunque prima di cominciare vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale che è completamente gratuito e poi soprattutto lasciate un mi piace ma commentate. Per spingere questi contenuti a più viventini mi serve un po' del vostro aiuto e un mi piace e un commento aiutano tantissimo. Comunque dai ragazzi, c'era molta attesa per la conferenza stampa di Igor Tudor, anche perché c'è un calendario molto fitto, ci saranno partite importanti, c'è la Champions, il Milan, l'Atalanta, quindi bisogna anche capire un po' qual è la decisione di Tudor per quanto riguarda il turnover. Io chiaramente in questo video vi faccio un po' il riassunto dei contenuti, anche perché sennò stiamo qua tutto il pomeriggio, ma poi se mi seguite credo che abbiate anche l'interesse di non solo capire cosa è stato detto nella conferenza, ma magari cosa ne penso io. Comunque si è parlato chiaramente di Conceição Zegrova tra l'altro che è stato determinante nella partita, nel finale di partita contro il Borussia, anche se ha giocato quei 10 minuti, ma abbiamo visto già delle cose interessanti nonostante sia ancora abbastanza chiaramente un po' imballato dal punto di vista del carico sulle gambe fisico, e sono chiaramente giocatori come ha detto Tudor che hanno poco minutaggio al momento, quindi non si potranno vedere dall'inizio e cercherà di valutarli volta per volta e di inserirli nelle rotazioni. Sulla difesa Tudor tra l'altro giustifica i gol subiti, 7 gol subiti in 2 partite, ricordando che è molto importante anche andare a valutare come questi gol poi siano stati subiti, cioè contro chi, quando, in che momento arrivano, in che maniera. E dico anche da parte mia che in Italia siamo abbastanza dogmatici dal punto di vista del subire gol. Chiaramente noi abbiamo fatto il nostro punto della difesa il nostro punto di forza, anche la Juventus, pensare a Bonucci, Barzagli, Chiellini, insomma è non qualcosa che ci caratterizza, ci conoscono intorno al mondo per la nostra mentalità difensivista. Ci può stare, però il calcio sta cambiando e sta cambiando velocemente e comunque dico io, insomma l'importante è sempre segnare un gol di più dell'avversario, con un gol in più dell'avversario si vincono le partite e tra l'altro io mi sono divertito in questi due ultimi match della Juventus, perché invece di addormentarmi sul divano come facevo spesso in passato, vi ricordate quando eravamo piccoli guardavamo la Formula 1, non c'era un sorpasso e dopo 20 minuti si addormentava, ecco mi è capitato tante volte anche contro la Juventus negli anni passati, chiaramente scherzo, le partite le guardavo, però a me le partite spettacolari piacciono e mi diverto e per me è importante vincere anche se si fa 4-3. Sul possibile turnover adesso parliamo un attimo di Bremer, perché insomma chiaramente Tudor fa pre tattica e dice che ci sarà, è disponibile e potrà giocare, però mi sembra chiaro che abbiamo visto un Bremer in difficoltà fisica nel finale di partita contro il Borussia Dortmund e credo che sarà importante centellinarlo perché è un calciatore del quale non possiamo fare a meno e dopo un infortunio così importante i rischi sono anche di avere problemi muscolari quando si spinge un po' troppo, e credo che abbiamo anche calciatori in questo momento con partite come
come queste, che sì, sono complesse, però se non li usiamo adesso, questi calciatori, quando li utilizziamo, parlo di Rugani, Gatti, eccetera, credo che sarà, spero di vedere un Bremer che si siede in panchina, perché è il momento anche di dargli un po' di fiato. Tra l'altro Tudor è un amante, nel senso è un qualcuno che rispetta e ci tiene particolarmente a Kelly, l'abbiamo visto, è uno di quei calciatori che a Tudor piace parecchio, gli è sempre piaciuto fin dall'inizio e si sfoga, non è che si sfoga, ma difende il calciatore dicendo che ci sono stati giudizi poco obiettivi sul calciatore inglese, dicendo che da quando lui è in panchina Kelly è sempre stato uno di quelli che si è impegnato al massimo ed è cresciuto tantissimo anche dal punto di vista difensivo, dove lo stesso Tudor dice che ogni tanto ha delle incertezze, ma questo è anche normale che sia così. Dice che non sono 2 gol fatti da parte del calciatore che devono far cambiare opinione su chi è. Lui è sempre stato un giocatore di buon livello e a suo parere può semplicemente crescere. Io vi dico che Kelly comunque ha fatto dei passi da gigante, sta dimostrando anche di avere la personalità di andare a attaccare lo spazio in momenti in cui insomma bisogna anche aver benzina nelle gambe. Credo che Kelly abbia dimostrato che può sicuramente crescere e lo sta facendo dal punto di vista difensivo, perché secondo me è migliorato in molte occasioni, dovrà fare meglio, però con l'aiuto di Bremer potrebbe essere uno di quei calciatori che abbiamo sottovalutato e che poi alla fine diventerà molto utile per la causa di Igor Tudor. Si è chiaramente parlato di Gregorio e Tudor lo difende, è un altro di quelli che difende a spada tratta, dicendo che non avrà nessun turno di riposo, è il nostro portiere titolare. Lui dice anche che secondo lui dei 7 gol subiti solo uno può essere imputabile al nostro estremo difensore e non solo è contento di lui ma anche contento delle sue prestazioni, e dice anche che se andiamo a vedere per l'Europa ci sono tanti portieri anche più blasonati che fanno errori, e dice anche che se quegli errori fossero fatti dal suo portiere allora sì che se la prenderebbe. Io aggiungo qualcos'altro che secondo me è molto importante dal punto di vista di Gregorio. Ecco, ieri se avete guardato la partita del Napoli contro il Manchester City, insomma Milinkovic-Savic fa una partita che è importante un attimo valutare e analizzare, perché Milinkovic-Savic, scusatemi, è uno di quei calciatori che anche in passato ha avuto momenti altalenanti in cui ha fatto errori importanti, però ieri in una partita in cui la sua squadra resta in 10 contro uno schiacciasassi come Manchester City, quello che si è visto è personalità. Lasciamo stare le parate che ha fatto, che ne ha fatte tante, e soprattutto è stato determinante per evitare chiaramente un passivo più pesante, ma è un calciatore, è un portiere che è venuto a prendersi palloni nell'area con decisione, con prestanza fisica, parla tanto con la squadra e dà proprio quella sensazione di sicurezza. Io credo che quello sia il problema in questo momento di Di Gregorio, ma è il problema in generale della sua personalità. Non vedo un Di Gregorio parlare tanto, non vedo un Di Gregorio dare sicurezza spesso e sempre al reparto difensivo, anche perché, parliamoci chiaramente, lui era stato scelto per Thiago Motta perché è un portiere che gioca molto bene con i piedi, perché noi dovevamo costruire dal basso, ora dal basso non costruiamo, quindi quella parte insomma tecnica del suo bagaglio ci interessa meno, sì è un di più ma ci interessa meno, lui deve migliorare dal punto di vista della personalità e della sicurezza, perché quello viene trasmesso poi alla linea difensiva, quindi secondo me è un po' più quello l'obiettivo con Di Gregorio. Si è parlato anche di Vlahovic, dicendo che insomma Tudor lo vede più lucido, lo vede più concentrato, lo vede meno pensieroso, più felice, più sul pezzo, e questo è anche merito del lavoro mentale fatto proprio dal calciatore su se stesso. Io aggiungo anche che c'è molto di un Kenan Diz che sta crescendo sempre più e, come ho già detto prima in altri video, si sta prendendo un po' più la Juve sulle spalle, anzi si sta prendendo la Juve sulle spalle, mentre invece chiaramente a Vlahovic viene chiesto un apporto diverso in questo momento, che è quello che sa fare meglio, fare gol, però non avere tutto quel peso, perché il serbo non funziona bene, non performa bene quando ha tutto il peso della squadra sulle spalle. È chiaro che quando giochi la Juventus devi abituarti a avere delle pressioni, però ci sono calciatori e calciatori, e in questo momento il calciatore turco sembra essere in grado di mantenere quella pressione con anche maestria di una gioventù forse incosciente, mentre invece Vlahovic sembra veramente soffrire le luci dei riflettori. Si è parlato di Cabal che è stato descritto sempre in crescita da parte di Tudor, e insomma Igor dice anche che è un calciatore versatile, può giocare in 2-3 ruoli, e
ha grande speranza per la sua stagione, dove crede che il calciatore comunque colombiano potrà essere utilizzato e potrà dare delle grandi soddisfazioni a Tudor. Chiaramente, come gli altri, come Bremer che ha avuto un infortunio importante, avrà bisogno di essere aspettato. Tudor tra l'altro ribadisce che la partita di Verona è una partita da non sottovalutare, importante, e che la Juventus deve giocare con la massima intensità, perché quando gioca al 100% può veramente fare male a chiunque, mentre quando quel valore scende a 90 può essere messa in difficoltà anche da partite sulla carta un po' più abbordabili rispetto a Borussia e Inter, chiaramente, come quella di domani contro il Verona. Ripeto, sono partite insidiose, anche perché c'è il rischio di arrivare a questo match con poche energie fisiche e mentali e magari iniziare la gara con lo stesso con un approccio, diciamo, leggermente meno con meno piglio giusto, e quindi di rischiare di magari avere più difficoltà durante la gara. Io aggiungo anche che c'è proprio un qualcosa da dire per quanto riguarda le prestazioni della Juventus, perché io spero che non si parta con la stessa mentalità che abbiamo visto con Borussia e con l'Inter. A me non piace quella linea di centrocampo bassa e quegli 11 uomini dietro al pallone e quel primo tempo così attendista. Credo che la Juventus debba andare un po' più a prendersi il campo e avere anche un po' più di coraggio. Io capisco che a volte è difficile quando i due centrali non sono in forma strepitosa, però secondo me la Juve deve andare a utilizzare il suo arsenale d'attacco sempre di più e deve essere in grado di non avere una squadra che gioca sulla linea della propria area di rigore. Non credo che questo sia un qualcosa che pagherà nel futuro della Juventus. Oltretutto Tudor chiaramente ricorda, gli viene fatta la domanda insomma della sua esperienza a Verona, che Tudor ricorda con affetto, ringraziando anche il presidente del Verona Setti, che ha speso delle parole al miele per l'allenatore croato, ed è chiaro che quando fai una stagione come quella dove la squadra doveva salvarsi ma in realtà Tudor fa molto di più, a quel punto lì va anche ricordata come un'annata speciale anche da parte del tecnico. Io credo che concludo questa conferenza stampa dicendo che mi aspetto comunque di vedere del turnover a Verona. Ho capito che Tudor non voleva dare delle informazioni a Zanetti, però mi sembra chiaro che bisogna aspettarselo, bisogna andare a salvaguardare dei calciatori, sicuramente Bremer, e tra l'altro credo che sia anche arrivato il momento di vedere altri interpreti, perché bisogna sfruttarli in queste partite, perché io mi chiedo sempre, se non li sfruttiamo adesso, quando li andiamo a vedere? Sarebbe importante giocare con Joao Mario sulla destra, soprattutto per dargli un'opportunità, e poi soprattutto, anche se dal punto di vista difensivo è lacunoso, però bisogna farlo crescere e bisogna anche cercare di dargli un po' più di fiducia e metterlo dentro non solo gli ultimi 15-20 minuti, anche perché è un calciatore che dal punto di vista offensivo invece può fare abbastanza male. Secondo me è il momento di dare un po' di riposo a Khéphren Thuram, che è sembrato insomma veramente stanco contro il Borussia, dove ha giocato forse una delle sue peggiori partite da quando indossa la maglia bianconera. Io andrei anche a far sedere in panchina, lo so che sembra quasi una parolaccia in questo momento, ma Kenan Yildiz, perché è vero che Kenan Yildiz è il nostro giocatore più importante, è vero che quando si accende lui, che ormai è quasi sempre acceso, si accende anche la Juventus, però credo anche che abbiamo delle partite che arriveranno nelle prossime settimane importanti, come la Champions League, come il Milan, come l'Atalanta, in cui avremo bisogno del miglior Yildiz, e anche lui è sembrato un po' stanco nella partita contro il Borussia, anche se poi segna, fa anche un assist, però forse sarebbe il caso anche di sfruttare gli altri che abbiamo là davanti, nonostante Zegrova e Conceição chiaramente siano a mezzo servizio. Aggiungo anche che sarebbe interessante dare dello spazio anche a Azic, perché queste sono le partite dove si può utilizzare un calciatore anche come lui e dargli un po' di fiducia dopo le ultime prestazioni, e poi che Dusan Vlahovic deve giocare. Lo dico perché non sono di quelli che crede nel fatto che debba partire solo dalla panchina, che quello sia il suo ruolo di quest'anno. Credo che Tudor, visto che lui ha il gruppo in mano, debba continuare a dimostrare che chi se lo merita gioca, chi ci mette impegno, chi comunque dà il massimo e entra con un certo tipo di mentalità deve essere premiato con una maglia da titolare, e io mi aspetto domani di vedere Dusan nell'11 che partirà contro il Verona. Comunque ragazzi, ditemi la vostra opinione. Secondo me è sempre importante comunque scusate, cercare di rimanere bilanciati anche con le critiche. Adesso si parla di Gregorio eccetera, in realtà vi ripeto, veniamo da una vittoria e un pareggio nelle ultime 3-4 giorni, quindi sì, ci sono stati degli errori, però non bisogna non bisogna prendere una situazione come questa e poi avere la percezione che sia un disastro. Secondo me quest'anno ci divertiremo,
quello che sta facendo Tudor mi sta piacendo, nonostante possiamo a volte avere delle divergenze per quanto riguarda la formazione, e sarà interessante vedere cosa ci proporrà domani e chi si sedrà in panchina per tirare un po' una boccata d'aria e respirare. Comunque ragazzi, ci sentiamo domani nel post partita, mi raccomando, come sempre, elmetto testa bassa e forza Juve. Un bacio.